Voglio farvi notare che per rompere il palladio e il cobalto, che per il momento chiameremo il minerale di tier 1 di hard mode. Ok, non è troppo lungo, lo chiameremo palladio e basta. Quindi per rompere il palladio e il cobalto è sufficiente un piccone di fuoco, quello che prenderete in pre-hard mode. Però vedete che qua si è spawnato il mithril, questo è mithril. Non possiamo romperlo. Per rompere il mithril serve un piccone di palladio o cobalto. E per rompere l'adamantio o il titanio serve un piccone di mithril o ricalco. In realtà è più semplice di quanto sembri. Il minerale più debole ci farà un piccone per rompere quello successivo e così via. Quindi ora mi armo delle belle Spelunker Potion e andiamo a scavare un po' di palladio. Ok, ho preso palladio a sufficienza. Ricordate che potete prenderlo anche senza rompere gli altari, semplicemente pescando, in hard mode ovviamente. Comunque adesso possiamo andare dalla nostra incudine e trasformare i minerali in lingotti. Con i lingotti possiamo fare diverse cose, compresa un'armatura. L'armatura, come vedete, è particolare perché abbiamo i leggings e il breastplate normale, però ci sono tre diversi elmetti, uno da corpo a corpo, uno per il ranger e uno per il mago. E infatti se noi non fossimo stati evocatori avremmo rotto prima gli altari in modo da prendere subito l'armatura di palladio o cobalto. Ma siccome l'evocatore è particolare e non ha un elmo per questi minerali, abbiamo un'armatura particolare, quella del ragno, insomma, quindi va bene così. Poi abbiamo il piccone e l'ascia, ma anche uno scavatore e una motosega. Queste sono le versioni meccaniche del piccone e dell'ascia rispettivamente, e l'unica differenza è che hanno meno range, però sono più veloci a scavare. A me solitamente non piacciono perché fanno un po' troppo casino, però per questa volta li prendiamo. Se ci fate caso, sia il piccone che il drill dicono possono scavare mithril e oricalco. Infatti è quello che faremo. Noi ci prenderemo un drill adesso e andremo a scavare quello. Poi abbiamo anche i repeater, che sono delle balestre, degli archi che sparano automaticamente, quindi buoni per i ranger. Abbiamo sempre una spada e una lancia. Tutti questi crafting qui sono gli stessi per cobalto, palladio, mithril, oricalco, adamantio e titanio, tutto quanto. Tutti hanno la stessa cosa, più altre robe poi vedremo. Molto semplicemente adesso rifaremo la stessa cosa di prima, ma stavolta prenderemo il mithril. Ecco il drill finalmente, vedete è molto veloce e possiamo scavare il mithril finalmente. E via. Già siamo in grado anche di scavare la creamstone molto più velocemente, meno male perché comunque è abbastanza resistente. Abbiamo trovato un large mimic naturale, spawnato normale. Vediamo se riusciamo a creparlo senza che ci massacri lui. Però i mimic sono molto più difficili quando li troviamo naturali, perché non c'è proprio spazio. Un conto è avere l'arena, ma qui mi massacra. Soprattutto se mi arriva un Icor sticker a mettermi il debuff Icor e a togliermi metà vita con un colpo. No. Via, via, via. Vai via. Ce l'abbiamo fatta. Poi ti danno anche un bel po' di soldi. Però ci ha droppato nuovamente un Tendo Nook. Che sfiga. Rock Golem. Maledetto.
Un'altra cosa che non avevo menzionato prima, i nuovi minerali si generano rimpiazzando della pietra normale, quindi è capace che alcuni blocchi vengano rimpiazzati da questi, però è difficile che insomma vengano rovinati le vostre costruzioni, a meno che costruite veramente con la pietra e sottoterra, ma anche lì basta che sostituirlo, insomma, niente di che. Mithril raccolto e lo trasformiamo in lingotti di mithril. Con i mithril però abbiamo una particolarità, perché la prima cosa che dovremmo fare è spendere 10 lingotti per creare un'incudine. Questo è un potenziamento della vecchia incudine e ci permetterà di utilizzare il crafting di tutti gli altri minerali nuovi dell'hard mode. Possiamo allevare la nostra vecchia incudine e mettere quella nuova di mithril. Odio ricalco, ovviamente la stessa cosa. Ok, abbiamo tutti i crafting di mithril e facciamo immediatamente un piccone o un drill in questo caso. Così possiamo prendere adamantite e titanium. Ecco qua l'adamantite. Purtroppo ce ne servirà molto di più perché ci vogliono più minerali per creare un solo lingotto di adamantite. E comunque servono almeno 30 minerali per creare la fornace aggiornata. Ah, e neanche a dirlo, ovviamente l'adamantite e il titanium è più raro e si trova più in profondità rispetto agli altri minerali. Un buon metodo però per trovare questi minerali è andare all'inferno e iniziare a guardare da sotto, perché si possono generare anche in mezzo alla cenere. Eccoci qua, allora abbiamo preso anche un mechanical skull mentre ammazzavamo gente. Un altro boss meccanico che vedremo più avanti. Intanto possiamo prendere la nostra Hellforge e unirla con 30 pezzi di adamantite per fare un adamantite forge. Stessa cosa potete farla ovviamente con il titanio. E ora abbiamo finalmente aggiornato le nostre crafting station e possiamo fare altre adamantite. Ok, servono 4 minerali per un lingotto. Ed ecco qua la nostra roba, quindi possiamo forse fare un pick e un... Ok, in teoria potrei fare solo un pick, al momento onestamente sta a posto così, non mi serve. E infatti adamantite, mithril, palladio, non ci serve nulla di tutto questo, però lo volevo mostrare perché giustamente è una cosa importante. Oh, nuovo giorno di registrazione, mi è tornata la voce. Ma la guida è... sì, la guida è finalmente andata lì, ma non posso andare nell'esercito, giustamente. Intanto qui vediamo che il fossato più o meno ha funzionato. Non c'è della Crimson che ha contaminato il mio mondo da questa parte, però dall'altra sta diventando tosta. Ti salverò, casa, prima o poi ti salverò. Ok, allora la guida è qua, quindi in teoria tu dovresti vendermi il pilone dei funghi, quindi buono, perfetto. Almeno qui posso andarci quando mi pare e chiedere la guida. Ora invece però vado in quello della neve, perché in realtà neanche devo andare alla neve, devo andare qua sopra, nell'isola volante. Oh, attenzione, una fatina, 2 fatine. Allora vedi, ogni tanto si spawnano. Loro si spawnano nel biome dell'Hallowed, però siccome è poco è difficile anche trovarle, quindi... Ma per il momento non ci pensiamo, andiamo sopra su questa isola volante, perché io voglio combattere un nuovo nemico. Stiamo cercando un mini boss, la viverna. Quella ci dropperà le anime del volo. Ci sono 6 tipi di anime tra l'altro. E quelle ci serviranno più avanti per fare ali migliori. Ironicamente c'è più Hallowed qui nell'isola volante che sotto per terra, però vabbè, pazienza, stavolta è andata così. Allora, le viverne si spawnano qui nel cielo insieme alle arpie. Sono relativamente rare e sono parecchio forti, quindi dobbiamo stare abbastanza attenti, se no ci massacrano. Sempre se mi sono dimenticato. Ed eccola qua la viverna, che adesso tra il fuoco del firecracker e l'icore della Flasco Vigor praticamente la illuminiamo a bestia. Comunque, sì, è abbastanza resistente. Ci trova pure un bel po' di soldi. Aia, mi ha preso. Eccola qua. Solo flight, 14. Ce ne servono 20. 20 per ogni set di ali che vorremmo craftare. Maledetta, mi toglie tipo metà vita ogni volta che mi colpisce. Ecco qua. No, i soldi. No! E dai. Ma insomma, I need money. Madonna, guarda, le ali poi in fondo si sono uscite. Non le ali, le anime. Comunque non c'è problema, abbiamo dal Pixie Dust, questa al momento non ci serve, delle anime del volo, tanto ne bastano 20. E c'è il Traveling Merchant. Dove è uscito il Traveling Merchant? Qua, andiamo a vedere che fa. Per le ali comunque ci penseremo dopo, non abbiamo ancora i materiali che mi servono per prendere delle ali migliori di quelle che abbiamo già. E sta roba è trashissima, serve a niente.